Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti, buona domenica. Prima di andare ad analizzare l'ennesimo scempio che si è compiuto ieri al Castellani, Napoli sconfitto 1-0 dall'Empoli, ennesima prestazione con attributi 0, o meglio senza palla, se vogliamo dirla tutta. Prima di cominciare ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale per chi è nuovo e passa per la prima volta sotto questo video attivando la campanella delle notifiche, e poi ci confrontiamo nella sezione commenti qui sotto. Fatemi sapere il vostro pensiero in base alla partita di ieri, anche se di analisi tattica se ne può far ben poca, perché l'abbiamo analizzato da inizio anno e il Napoli non è cambiato da settembre ad oggi, non è cambiato praticamente niente. Ma andiamo per gradi. Allora, prima di esprimermi sul gol preso e su come si è mosso il Napoli e su come siamo entrati in campo, volevo solo fare una considerazione su chi si è seduto in panchina. Allora, caro Calzona, io non mi metto a giudicare e non vado a sindacare l'idea di gioco, il come ti vuoi mettere in campo, eccetera, eccetera, ma ci sono 5 cambi. Ci sono 5 cambi e c'è una partita in corso, quindi o la si legge come si deve per cercare di portarla a casa, o non riusciremo a portare nemmeno 5-6 punti da qui a fine campionato. Se dobbiamo giocarle così, le ultime 5 partite, è meglio che non ci presentiamo, diamole vinte a tavolino, fate un esposto alla Lega, dite ok, io ho fatto 49 punti, a fine anno tiriamo le somme, il resto a 49 punti, le 5 partite non le gioco, perché noi non meritiamo altre 5 domeniche di questa maniera, non esiste. Non esiste per chi va allo stadio, non esiste per chi ha fatto un abbonamento, non esiste per chi al limite per 2 o 3 mesi ha dovuto mangiare pane e cipolle abbonandosi lui, il figlio, per portarlo allo stadio. Escono le maglie e ci sono le file fuori ai negozi. Al di là che si possa dire no, chi a Napoli si compra il pezzotto, non è assolutamente vero. C'è chi compra la maglia ovviamente perché già diciamo, la replica a 50 euro può essere un investimento troppo grande per chi ha comunque un nucleo familiare, un lavoro precario, eccetera, eccetera. Quindi, se non c'è rispetto nei confronti dei tifosi, perché voi vi siete messi in testa che non volete andare in Europa per andare a quel servizio della società, perché è così, secondo me, la situazione. Dopo la partita di ieri ne abbiamo l'ennesima conferma. E allora siete uomini senza palle, perché potete tranquillamente affrontarla la società, invece di mettervi a fare questo sciopero in bianco in campo che non sta né in cielo né in terra e non porta rispetto a chi vi segue e non porta rispetto a chi non dorme la notte, perché poi voi calciatori, finita la partita, fatta la doccia, ritornate dalle vostre famiglie, posate la testa sul cuscino, siete contenti del vostro tenore di vita, dello stile di vita, e ve ne fregate altamente della maglia che indossate. Quindi, se le dobbiamo giocare le prossime 5, fate una maglia speciale, visto che tra San Valentino, le maglie di Pasqua, le maglie che escono ogni 3-2, fatela una maglia per le ultime 5 partite, ma che non sia azzurra, che non abbia quello scudetto e che non ci sia lo stemma del Napoli. Fate una maglia neutra, andatela a comprare al mercato, fate ciò che volete, mettetevi una maglia azzurra così, simbolica per il colore, ma senza stemmi e senza niente, perché non meritate una beata mazza né tantomeno di indossare la maglia del Napoli scudettata per lo più. Non si è mai visto nella storia del calcio, e ovviamente dovevamo arrivare noi per creare questo precedente che ci farà star male, credo, storicamente per un bel po' di tempo. Per un bel po' di tempo, perché a me non mi passa e non mi passerà, vista anche la prestazione di ieri. Ma arriviamo un attimo alla prestazione di ieri, appunto. Non siamo in grado di saltare su un cross, non siamo in grado di andare a contrastare il calciatore per non farlo crossare, non siamo in grado di superare la nostra metà campo con 3 passaggi e giocare a un tocco come facevamo poco tempo fa. Calciatori che meno di un anno fa
giocavano a un tocco, non avevano bisogno nemmeno di stoppare il pallone. Ad oggi ci vogliono 25 minuti per stoppare il pallone e vedere a chi lo devono passare. C'è un'involuzione esageratamente incredibile. È veramente incredibile la situazione in casa Napoli. Comunque noi non abbiamo fatto un tiro in porta, senza che andiamo a vedere, sì, nelle statistiche un tiro in porta l'abbiamo fatto, no, non si può chiamare tiro in porta quello lì. Due mezzi tiri tra qua, Napolitano, con Osimhen che ha già tirato i remi in barca, molto probabilmente perché cominciano ad arrivare, ci si comincia comunque ad affacciare alla finestra di mercato e c'è chi comunque vuol tirare la gamba, chi è già partito, chi è con la testa da un'altra parte e al limite cerca di fare il minimo sindacale, ma ieri non è stato fatto nemmeno il minimo sindacale. C'è la situazione Calzona che ha scaricato completamente la squadra, non scaricato a livello di batterie, ma a livello mentale, perché già dopo il Frosinone e c'è un problema mentale, eccetera, anche ieri la colpa è mia, però la squadra pecca di mentalità, siamo entrati in campo male, eccetera, eccetera. Allora se non riuscite nemmeno a gestire un gruppo di calciatori a livello mentale, cari ragazzi, cambiate mestiere. Cambiate mestiere. Perché se vogliamo dirla tutta, se vogliamo dirla veramente tutta, ed è la mia personale opinione, l'unico sulla panchina del Napoli di quest'anno che aveva provato a risolvere i problemi perché aveva capito che difensivamente era inutile andare avanti a 4, si era messo a 3. Non gli abbiamo dato nemmeno il tempo di avere Osimhen disponibile per sfruttare al limite il suo gioco in contropiede, è stato Mazzarri. Al di là dei non punti, al di là dei non gol fatti, al di là delle statistiche che lo mettono al di sotto sia di Garcia e di Calzona, è stato l'unico che quantomeno ci ha provato a dare una scossa tattica, visto che eh, con questa idea di gioco e queste metodologie non siamo andati, non stiamo andando e non andremo da nessuna parte. Vi dico anche il perché poi è simpatica la situazione tattica del Napoli è simpaticissima. Nel modulo che usa il Napoli e nell'idea di gioco che si vorrebbe portare avanti, c'è una situazione fondamentale in fase di impostazione. Le due catene di destra e di sinistra, adesso lo facciamo a sinistra, il terzino, Kvaratskhelia in questo caso e Zielinski, giusto? Quindi mezzala, terzino e Kvaratskhelia. La palla gira sempre qui, gira sempre qui, gira sempre qui fin quando non trovi lo spazio. Quando la palla arriva all'Lobotka che è qui, l'unica giocata che può permetterti, non riesco nemmeno a parlare, la superiorità ed è la giocata giusta, è la giocata qui. Solo che qui ci si deve trovare l'Anghissà di turno, il Di Lorenzo di turno, lo stesso Politano che potrebbe trovarsi lì. Devi ribaltare comunque il fronte infilandoti tra le linee avversarie e poi qui crei la superiorità numerica. Qua si continua a scendere e quindi puoi mettere in difficoltà l'avversario e il Napoli non lo fa. Il Napoli non lo fa, non lo fa più. A sprazzi forse tempo fa lo si riusciva a fare, ma niente. Quando la palla arriva all'Lobotka qui, Lobotka non fa altro che fare il passaggio più semplice, o allarga sul terzino oppure Anghissà vicino, cosa che non serve a niente perché tu hai solamente spostato il pallone da destra a sinistra, non riesci ad infilarti tra le linee avversarie in nessuna maniera se tu il passaggio non lo rischi. Ecco perché il Napoli sceglie sempre la soluzione più semplice. Parlo dei singoli calciatori che scelgono sempre il passaggio più semplice al limite per forse non far brutta figura, forse non se la sentono, io non lo so cosa passa nella testa dei calciatori, so solamente che appunto come ho detto prima una squadra che giocava un tocco l'anno scorso non aveva nemmeno bisogno di stoppare il pallone, quest'anno non riesce né a stoppare un pallone né a saltare di testa né tantomeno a marcare un avversario messo in campo apposta per ricevere quel pallone e quel colpo di testa. Non segnava da 3 anni Cerri, nessuno che lo vede, nessuno che ci salta, nessuno che lo va a disturbare,
su quella fascia sinistra, dormiamo praticamente e arriva il pallone sul secondo palo. È vero che dici sì, ma non deve crossare, ma sul secondo palo che cosa stiamo facendo? Di Lorenzo saranno 3 mesi che non azzecca una partita, ma veramente saranno 3 mesi che non azzecca una partita. È vero che non ce l'avevi il terzino in sostituzione perché c'era solo Mazzocchi febbricitante e quindi le scelte erano quasi obbligate tra i due terzini. Non sto qui a chiedere a Calzona nell'immediato a dire no, potevi metterti a 3 in difesa e al limite fare diversamente, ma non è né l'allenatore che l'avrebbe fatto e né tantomeno forse dall'oggi al domani riuscivi a trarre qualcosa di buono. Il fatto è che la classifica è sempre corta per quanto riguarda ovviamente le squadre in lizza per posti europei, e quello che mi auguro oggi da questa giornata di Serie A che terminerà poi domani sera è che le squadre in lizza col Napoli, ovviamente parlo di Fiorentina, parlo del Torino, parlo del Monza, parlo dello stesso Bologna, che se non erro c'è Roma-Bologna domani, vincano tutte le partite da qui a fine campionato, cominciando da questa giornata, così sogni di gloria, illusioni che poi ci facciamo solo noi tifosi, riusciamo a ponderarle e a non farci ovviamente a non farci buttare il fumo negli occhi da quei punti che poi si possono fare, non si possono fare, si può arrivare al sesto posto, la vittoria di domani sarebbe veramente oro colato, eccetera, eccetera, perché noi non abbiamo fatto i conti con una squadra che entra in campo e, e non vuole dare ciò che può dare, perché io non posso pensare che siano diventati in tutto l'organico o nell'11 titolare che siano diventati tutti brocchi. Non esiste. Non esiste una cosa del genere. Tanto è vero che vedremo poi l'anno prossimo chi andrà via da Napoli e chi rimarrà, se poi saranno gli stessi calciatori di quest'anno, perché o uscite fuori come si deve e ci dite cosa è successo tra la squadra e la società, il capitano prenda parola e ci dia qualche spiegazione invece di andare sotto la curva senza proferire parola e facendosi attaccare da tutti i lati. Ovviamente in quel caso devi solo star zitto, e ha fatto anche bene Di Lorenzo, ma servono secondo me dichiarazioni forti verso noi tifosi e non solo verso la curva che va allo stadio, ma verso tutta la tifoseria napoletana che poi guarda le partite, si fa gli abbonamenti e al limite prende giorni di festa per vedersi la partita, litiga con il proprio datore di lavoro per ritagliarsi lo spazio per vedere il Napoli. Meritiamo più rispetto sicuramente e le prossime 5 non le andate a giocare. Questo è il mio pensiero, senza analizzare nemmeno la partita, perché da analizzare non c'è niente. L'analisi della partita è molto semplice. Abbiamo preso sempre lo stesso gol e da lì siamo completamente morti, senza una reazione. Le pagelle? Sono d'accordo con quelle di Del Genio. Del Genio ha dato 3 a tutto il Napoli perché non aveva più voglia di lavorare, lo capisco assolutamente. Io non do nemmeno il 3, per me è una partita da 1 in pagella partendo da Calzona, perché i cambi non si fanno al 77esimo, eh, non si danno umiliazioni a Simeone facendolo entrare 3 minuti, all'88esimo l'hai fatto entrare e non era una partita nella quale dovevi perdere tempo con i cambi all'89esimo, perché è quello che si fa nelle partite quando sei sopra 1-0, partite in bilico con risultato col minimo scarto. Fai la sostituzione all'88esimo, metti un'altra al 91esimo, durante il recupero cerchi, stai a terra, un po' di mestiere e porti la partita a casa. Non era quella la partita, anzi al 45esimo hai cambiato Nathan con Mazzocchi e sono stato contento del cambio perché professava una lettura della partita, quindi ho detto ah, l'ha letta la partita, meno male ha tolto Nathan, anche se Mazzocchi ha la febbre, è un terzino comunque di ruolo. Di lì in poi vedi che la partita non sta andando al 60esimo, al 65esimo, al 70esimo, arriva il doppio cambio, se non erro al 72esimo, non voglio andare errato,
Ngonghe e Raspadori fuori ruolo al posto di Quara, Ngonghe dall'altra parte sperando che poi ci sia la giocata, Politano manda a quel paese non so chi, o Calzona o qualcuno in panchina, quindi siamo ritornati al Napoli di settembre, o forse non ce ne siamo mai liberati del Napoli di settembre. Un abbraccio a tutti ragazzi, sempre Forza Napoli, vi auguro una buona continuazione di domenica e speriamo che oggi vincano e anche domenica prossima tutte le dirette concorrenti del Napoli, così che la squadra possa anche festeggiare per il non traguardo raggiunto, perché sì la società, sì Garzia, sì Mazzarri, sì Calzona, ma poi chi scende in campo deve anche assumersi le proprie responsabilità e al limite comprate un gonfiatore per materassini, per palloncini, gonfiatevi un po' le palle perché sono diventate più piccole delle biglie, anzi più piccole della biglia più piccola nel pacco di biglie. Buona giornata a tutti, sempre Forza Napoli, ciao.